Futuro semplice italiano. Cosa farai tra 5 anni? Ciao Giulia, è da un po' che non ci vediamo. Come stai? Ciao Marco, sto bene, grazie. E tu, hai qualche novità interessante da raccontarmi? Non ancora, ma ho tante idee. Nei prossimi mesi cambierò molte cose nella mia vita. E tu, hai già qualche progetto per il futuro? Sì, ci sto pensando molto. Nei prossimi anni vorrei viaggiare di più e forse, se avrò il coraggio, cambierò anche lavoro. Davvero? Dove andrai? Beh, ho sempre sognato il Giappone. Penso che l'anno prossimo comprerò finalmente il biglietto. E tu, dove andrai in vacanza quest'estate? Quest'estate resterò in Italia. Andrò in Puglia con mia sorella. Ma l'anno prossimo farò un viaggio più lungo, magari in Canada. Sai, mi affascina la natura selvaggia. Che bello! Quando sarai in Canada, vedrai sicuramente paesaggi meravigliosi. Scoprirai anche un modo di vivere diverso, più rilassato, credo. Sì, e forse mi farà riflettere. Sai, sto pensando di lasciare l'azienda dove lavoro. Forse aprirò una mia attività. Wow, che cambiamento! Cosa farai esattamente? Aprirò un piccolo studio di consulenza informatica. Aiuterò le piccole imprese a digitalizzarsi. Non sarà facile, ma penso che ne varrà la pena. Ne sono sicura. Sei una persona determinata. E se fallirai, cosa farai? Non fallirò, o almeno, ci proverò con tutto me stesso. E se non andrà bene, troverò un altro lavoro. Ma non rimarrò fermo. Hai ragione, anch'io proverò a cambiare. Forse l'anno prossimo farò un corso di specializzazione. Poi cercherò lavoro all'estero. Ottima idea. Dove ti piacerebbe vivere? Forse in Spagna. Imparerò lo spagnolo e insegnerò lì per un po'. Poi tornerò in Italia, magari più ricca di esperienze. Lo farai davvero? Non ti facevo così avventurosa. Lo so, ma le cose cambiano. Quando si cresce, si cambia. E tu, ti vedi ancora in città tra 10 anni? No, me ne andrò. Comprerò una casa in montagna o vicino al mare. Coltiverò l'orto, leggerò di più. Forse scriverò anche un libro. Un libro? Non sapevo che ti piacesse scrivere. Sì, scriverò un romanzo. Forse una storia di viaggi e di amicizie. Magari ci sarai anche tu, tra i personaggi. Allora diventerò famosa. Scherzi a parte, quando inizierai a scriverlo? L'anno prossimo. Prima metterò da parte un po' di soldi. Poi mi prenderò una pausa dal lavoro. E tu? Scriverai anche tu qualcosa? Forse un diario di viaggio. Racconterò cosa vedrò, chi incontrerò,
Così i miei alunni potranno leggere le mie avventure. Che bella idea! Quando tornerai, organizzerai anche delle serate per raccontare tutto? Sì, inviterò amici, colleghi e genitori. Mostrerò foto, racconterò aneddoti. Sarà divertente. Fai bene, le esperienze vanno condivise. Sai, più parliamo e più sento che il futuro sarà pieno di possibilità. Anch'io lo penso. Ci saranno difficoltà, certo, ma ci saranno anche soddisfazioni. Bisogna solo crederci. E non avere paura. Tu ti lancerai nei viaggi, io nei progetti. E quando ci rivedremo, rideremo di tutto questo. Ci incontreremo in un caffè tra 5 anni e diremo: ce l'abbiamo fatta. Sì, ci stringeremo la mano e diremo: lo sapevamo. Allora, promesso, ci racconteremo tutto davanti a un cappuccino. Promesso. Intanto, nei prossimi mesi ci sentiremo. Ti auguro di realizzare ogni tuo sogno. Anche tu, Marco, non smettere mai di credere in quello che fai. Non lo farò, e tu non smettere mai di sognare. Tra 10 anni, chi saremo? Elena, se ti chiedessi dove sarai tra 10 anni, cosa mi risponderesti? Bella domanda. Tra 10 anni, probabilmente vivrò in un posto vicino al mare. Lavorerò in un centro di ricerca oceanografica. E tu? Io, credo che progetterò case ecosostenibili. Andrò spesso in campagna. Forse avrò anche una mia azienda. Ma non ne sono sicuro. Wow, allora costruirai anche la mia casa sul mare? Se me lo chiederai, certo che lo farò. Ma prima studierò bene il terreno, calcolerò il rischio erosione e poi progetterò tutto con vista sull'alba. Perfetto, io coltiverò un piccolo orto sul terrazzo e ogni mattina raccoglierò le erbe aromatiche. Lo farò con calma, senza stress. Mi piace come suona. E secondo te, ci sposteremo molto nei prossimi anni? Sì, viaggeremo tantissimo. Tu andrai in Giappone, io visiterò l'Antartide. Farò immersioni, esplorerò i fondali. Scriverò anche un diario. Lo leggerò volentieri, e magari tu leggerai il mio diario di architetture folli. Racconterò come costruirò una casa sugli alberi, per adulti. Fantastico. E se un giorno apriremo un B&B insieme? Lo chiameremo il sogno di Elena e Luca. Tu preparerai colazioni sane e io sistemerò le camere. I turisti ci ameranno. E tu racconterai storie la sera, davanti al camino. I bambini ti ascolteranno a bocca aperta. E tu, invece, li porterai sulla spiaggia per mostrare le stelle marine. Userai una torcia speciale e insegnerai il rispetto per il mare. Sì, sarà bellissimo. Ma secondo te, tra 10 anni saremo ancora qui a sognare? No, non solo sogneremo. Agiremo. Faremo scelte coraggiose. Cambieremo città, lavoro, stile di vita. Forse, ma ci saranno anche difficoltà. A volte penseremo di mollare tutto. Io prometto che non smetterò di cercare la bellezza. Tu prometterai che non smetterai di amare la vita?
Prometto. E tu prometti che mi porterai sempre a vedere tramonti diversi? Lo prometto, ti porterò anche dove non sarai mai stata. Saliremo su montagne sconosciute, dormiremo in rifugi e guarderemo il cielo. Allora scriveremo le nostre regole. Niente paura del cambiamento, niente rimpianti. Solo passi avanti, solo coraggio, solo verità. Ci sarà tempo per rallentare. Quando avremo 50 o 60 anni, ci siederemo sotto un albero e diremo: ce l'abbiamo fatta. E rideremo, ricorderemo tutte le volte in cui avremmo voluto arrenderci, e invece no, abbiamo resistito. Insegneremo ai nostri nipoti a essere curiosi. Racconteremo le nostre avventure. Loro ci ascolteranno e poi partiranno. E quando partiranno, ci manderanno cartoline. Le leggeremo insieme e diremo: anche noi lo abbiamo fatto. Luca, dici che un giorno costruiremo tutto questo davvero? Sì, non so come, non so quando, ma lo faremo. Pezzo dopo pezzo. Allora oggi cominceremo, anche solo con una telefonata, con un appunto su un quaderno. Sì, oggi inizierà il nostro futuro. Oggi diremo: ci riusciremo. Ci riusciremo. Tra 5 anni. Sara, se ti chiedessi dove ti troverai tra 5 anni, cosa mi risponderesti? Domanda difficile, però credo che vivrò in un'altra città. Magari mi trasferirò al sud, dove il clima è più mite. E tu? Io non lo so ancora. Forse continuerò a lavorare nella consulenza, ma cambierò azienda. Viaggerò di più e finalmente comprerò una casa tutta mia. Wow, che bello! Io invece prenderò un anno sabbatico. Viaggerò da sola per un po', magari in Sud America. Visiterò posti che sogno da anni. Mi piace. Allora scriverai un blog di viaggi? Sì, racconterò le mie esperienze, pubblicherò foto, darò consigli. Forse qualcuno mi seguirà, forse no, ma lo farò per me. Fai bene. E sai cosa farò io? Imparerò finalmente a suonare la chitarra. Lo dico da anni, ma adesso so che ci riuscirò. Allora canteremo insieme intorno al fuoco. Io porterò le parole e tu la musica. Faremo serate memorabili. E inviteremo gli amici. Cucineremo qualcosa di buono e brinderemo al futuro. Sì, e penseremo a quanto sarà diverso da ora. Forse saremo in coppia, forse no, ma saremo più sicuri di noi. Tu crescerai ancora come insegnante. Avrai più esperienza, guiderai i ragazzi con più saggezza. Li ispirerai. Lo spero, magari creerò anche un piccolo corso online. Aiuterò altri insegnanti, condividerò idee. E tu? Io forse fonderò una mia società. Sarà difficile, ma costruirò qualcosa di mio. Farò errori, ma imparerò. Ti vedo già, sarai in un ufficio tutto vetro, parlerai con clienti internazionali e gestirai un team motivato. Ah, forse, ma prima troverò il coraggio di iniziare. Supererò le paure. Farò il primo passo. Io invece, tra 5 anni, parlerò meglio l'inglese. Lo userò nei miei viaggi, nei corsi, ovunque. Mi eserciterò ogni giorno. Io ti aiuterò. Faremo videochiamate in inglese.
E quando verrai a trovarmi, ti porterò in pub dove parlerai solo con stranieri. Va bene, così migliorerò in fretta. E poi tu verrai a trovarmi al sud, vero? Certo, salirò sul primo treno, porterò del vino, e passeremo serate sul balcone a guardare le stelle. Che meraviglia! Forse adotterò anche un cane. Lo porterò a correre al mattino. Sarà il mio compagno di avventure. Allora io prenderò un gatto. Faranno amicizia? O si ignoreranno? Si studieranno a lungo, poi diventeranno inseparabili. Proprio come noi. Ah ah, vero. E i nostri genitori? Come staranno? Spero bene, li chiamerò spesso, li andrò a trovare ogni volta che potrò. Non li trascurerò mai. Nemmeno io. Li accompagnerò alle visite, li ascolterò. Vorranno sapere tutto. Faranno tante domande. E noi racconteremo le nostre vite, anche i piccoli dettagli. Loro ci ascolteranno con occhi pieni di orgoglio. Già, e se ci sarà qualche difficoltà, non ci scoraggeremo. Affronteremo tutto con calma. Ci saranno giorni duri, ma anche giorni pieni di luce. Basta crederci. Faremo errori, sì, ma saranno parte del viaggio. Rideremo di tutto, anche delle scelte sbagliate. E ci daremo forza. Sempre, anche da lontano, ci scriveremo. Ci diremo, vai avanti. Poi un giorno ci rivedremo. Ci siederemo in un bar e diremo: te lo ricordi quel pomeriggio in cui sognavamo il futuro? E ci risponderemo, sì, e alla fine lo abbiamo vissuto. Bene, allora facciamo un patto? Facciamolo. Tra 5 anni ci ritroveremo, ovunque saremo. E brinderemo a tutto ciò che saremo diventati. Promesso. E se ci dimenticheremo di questo momento? Non succederà, perché lo porteremo dentro. Sarà il seme di tutto ciò che verrà. Hai ragione. Allora oggi inizieremo, anche solo con un piccolo passo. Sì, un'idea, un messaggio, una scelta. Da lì tutto nascerà. E crescerà, giorno dopo giorno. Diventerà realtà.